Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo corso di pittura a pastello. Questo videocorso sarà fantastico, realizzeremo il dipinto della Dama Galadriel del Signore degli Anelli. Partiremo da zero, quindi faremo il disegno a mano libera con dei carbotello e poi pian piano inizieremo a dare spessore e volume al ritratto fino a dipingere con i gessetti e i pastel pencil l'armatura, i capelli e la spada della guerriera. Per questo corso ho messo a disposizione una reference fotografica che dovrete stampare su carta, più o meno delle dimensioni del foglio Pastelmat, e tenere sempre vicino a voi per avere sempre un parametro di proporzione e lavorare in scala 1 a 1. Cominceremo utilizzando solo un carbotello numero 640, il Caput Mortuum scuro. Siete pronti? Cominciamo! Allora, prendiamo delle misure, iniziamo a tracciare qualche linea con poca pressione con il carbotello. Prendiamo misure anche laterali, come vedete. Tracciamo. E continuiamo questo lavoro cercando di tirare fuori quelle che sono le prime linee che indicano la dimensione, quindi l'ingombro della testa. Ok, poi iniziamo a tracciare una linea all'altezza degli occhi. C'è un'inclinazione, quindi molta attenzione. Ogni tanto qualche controllata alle proporzioni. Ok, poi senza paura ma con poca pressione iniziate a tracciare l'ingombro dei capelli. Stiamo cercando di disegnare a mano libera, per cui buttatevi, mettete la reference vicino a voi, come ho fatto io, bella allineata, e piano piano tracciate le linee necessarie. Ok, andiamo avanti sempre con poca pressione, tracciando quella che è la forma del viso. Anche qui siate delicati, possiamo usare la gomma pane se abbiamo dei ripensamenti, ma cerchiamo di disegnare il viso per come lo vediamo. Abbiamo dei punti di riferimento su cui appoggiarci, quindi possiamo andare abbastanza tranquilli. Ok, ora continuiamo con l'ingombro dei capelli anche sulla parte di sinistra. E adesso vorrei prendere la misura che mi indica dove finisce l'orecchio di sinistra, ok? Dove finisce il lobo, e traccio una linea. Ecco, sempre con l'uso della matita stessa, per controllare le misure, facciamo anche dei piccoli aggiustamenti a quella che è proprio la forma del viso, della mandibola, e quindi andiamo ad affinare sempre di più le proporzioni e le misure. Un po' di ripasso per definire un po' le linee, ma sempre senza calcare. Ok, adesso tracciamo una mediana, una linea centrale che divide in due il viso, che ci aiuterà con le simmetrie. Cominciamo a tracciare anche qualche linea che ci dice quanto è largo il collo e la sua forma.
Prendendo le misure giuste possiamo determinare dov'è che inizia la sua cotta di maglia e quindi dov'è che si chiude il collo. Qualche misura poi che ci aiuta a tenere sotto controllo la larghezza dei capelli. Ok, adesso considerando le giuste distanze possiamo cominciare a suggerire la forma e la dimensione delle sopracciglia. Sempre misurando cerchiamo di scoprire anche dov'è che finisce il naso e dove arriva più o meno con il suo ingombro. Ecco, man mano che disegniamo facciamo anche dei controlli sulle varie proporzioni. Qui io vado ad aggiustare il mento perché non mi convince. Per aiutarmi provo anche a misurare con la mia matita l'altezza generale del viso. Ok, torniamo sul naso e vediamo di aggiungere qualche linea. Adesso che ho il naso posso iniziare a tracciare la bocca. Ogni nuovo elemento che disegno diventa un punto di riferimento per l'elemento successivo. Teniamo sempre sotto controllo la distanza naso-mento, naso-bocca, facciamo gli aggiustamenti del caso. Ecco, piano piano aggiungiamo dettagli, teniamo sotto controllo tutto il viso, facciamo quadrare le cose, torniamo anche sulle sopracciglia per aggiustare la loro inclinazione e poi iniziamo a tracciare le linee degli occhi. Stesso discorso anche a sinistra, aggiustamento del sopracciglio e poi inizio a tracciare la linea della palpebra superiore. Fate col carbotello anche un piccolo riempimento di quest'area a suggerire le forme dell'ombra. Tocco anche un po' col dito perché iniziamo piano piano anche a lavorare in questo modo, a far venire fuori le macchie delle ombre. Aggiungiamo la linea della palpebra inferiore e iniziamo a dare forma agli occhi. Mi raccomando, sempre grande attenzione alle forme degli occhi, guardate bene l'angolo interno dell'occhio, le inclinazioni, non fate le cose troppo grandi, prendete sempre tante misure per essere sicuri di quello che fate e il tratto è leggero perché poi possiamo sempre modificare. Valutate anche la distanza tra le linee del volto e gli occhi. Ogni cosa è un punto di riferimento. Cominciamo a suggerire un po' di ombre, a rendere l'occhio un po' più incassato attraverso l'uso di un po' di colorazione col carbotello che rende più spesse le linee dell'occhio e suggerisce un po' le ombre.
Suggeriamo un po' di ombra anche sotto lo zigomo, cominciamo a far venire fuori dei volumi. Misuro la distanza che c'è tra un occhio e l'altro in modo da affinare sempre di più tutte le proporzioni. Se sbagliate, aggiustamenti leggeri con la gomma pane che potete anche rendere appuntita. Come vedete io prendo misure molto spesso per essere più sicuro di quello che sto facendo. Che qui, come già fatto prima, do una leggera ombra su tutta questa parte perché essendo incassata si genera una macchia che voglio iniziare a far vedere. Stessa cosa anche per l'altro occhio, un po' di ombra. Ok, lavoriamo alle rughe d'espressione e anche alle ombre del naso, quindi qua il gioco comincia a farsi più divertente. Ok, qui iniziamo a mostrare le narici, quindi è una parte molto delicata. Guardate bene che posizione hanno e che forma hanno. Curatevi molto bene questa parte. Queste piccole ombre delicate ci muoviamo verso la bocca e lavoriamo al labbro superiore.
Ok, ora posizioniamo l'ombra che si trova sotto il labbro inferiore, la quale ci suggerisce la forma e il volume del mento. Ok, un po' di lavoro all'ombra sotto il mento, quella che si trova sul collo. Ok, adesso torniamo sulla sezione degli occhi e della fronte per fare dei perfezionamenti alle forme e ai dettagli. Per raggiungere questa linea che c'è sulla fronte, che non è altro che l'ombra dei capelli, diventerà un punto di riferimento importante. Piccoli aggiustamenti anche sul resto del viso, pian piano vedete che inizia a prendere le sembianze corrette. Sempre misurare per essere sicuri. Adesso che abbiamo la bocca, i vari elementi, misuriamo le distanze che intercorrono tra un elemento e l'altro e verifichiamo che tutto sia a posto. Se è necessario facciamo degli aggiustamenti e dei ritocchi. Cominciamo a lavorare un po' meglio al lobo dell'orecchio, che è nascosto in parte sotto i capelli, quindi tracciamo qualche linea in più della massa dei capelli, le ombre che vengono generate, così anche qui iniziamo a incorniciare il viso in maniera più adeguata. Sempre vari aggiustamenti, consolidamenti di varie parti, torniamo sulle sopracciglia, cominciamo a cercare di avere una visione di insieme man mano che procediamo. Ecco, occupiamoci adesso di queste belle ombre che incorniciano la fronte, che sono le ombre della sua pettinatura, dei capelli. Ok, in questa parte cerchiamo di lavorare bene ai capelli, quindi capiamone bene la forma, l'ingombro e pian piano li tracciamo in modo che sia sempre più lei.
Vedete, allora dovete cercare di schematizzare le cose e suddividere in vari pezzi, in varie sezioni ogni elemento. Ad esempio, i capelli qui si suddividono per via dell'ombra, quindi è come se stessimo disegnando dei vari pezzi di un puzzle. Cercate di essere sintetici, anche perché tutto ciò che è dettaglio verrà poi visto successivamente. La parte di sinistra è resa un po' più difficile dalla quantità di ciuffi di capelli. Cercate di suggerire qualche macchia, ok? Qualche sezione. Per aiutarvi, socchiudete gli occhi per guardare la reference, vedrete meglio i contrasti. Ok, cerchiamo di nuovo di prendere un bel po' di misure perché qui dobbiamo scendere e cominciare anche a tracciare un po' l'armatura. Cominciamo con la prima parte di queste sezioni che si dipartono dal collo, quindi questa prima striscia, quella più scura per capirci, guardate bene la forma, la dimensione e misurate spesso come state imparando a fare. Ecco, a me piace sempre di tanto in tanto dare un'occhiata generale a tutto quanto per far progredire il lavoro nell'insieme. Allora, qui cominciamo a tracciare qualche linea che scende verso il petto, mi raccomando l'inclinazione giusta, cominciamo a tracciare le linee che danno verso le spalle, è una cosa che dovete fare anche voi, io ho velocizzato perché su queste parti ci si inibisce un po', quindi io passo molto tempo a guardare ogni singolo elemento, ogni singola relazione tra le inclinazioni e le forme. Ricordatevi che non è mai buona la prima, quindi siate disposti sempre a revisionare quello che fate strada facendo. Ecco, adesso che ho un po' di spalla, posso anche allungare un po' la treccia. Aggiungiamo linee all'armatura, mi raccomando, sono parti piccole, quindi fatelo con estrema precisione e misurate più che potete. Come sempre una controllata alle proporzioni generali, qualche piccola aggiunta di ombre, di capelli.
continuiamo a scendere col disegno, quindi lavoriamo all'armatura, ogni tanto lavoriamo ai capelli, cerchiamo di portare giù piano piano delle linee, degli elementi, sempre tenendo sotto controllo l'insieme. Ecco, qui magari oltre all'armatura lavoriamo di nuovo un po' questa treccia che scende, che è bella grossa, ha un volume piuttosto importante e ha una forma che poi ci aiuterà con le proporzioni. Controlliamo sempre le proporzioni, l'ombra del mento. Adesso che abbiamo la spalla possiamo lavorare un po' meglio a queste ciocche di capelli che ci sono sulla sinistra. Prendendo le dovute misure aggiungiamo linee alla decorazione dell'armatura. Ecco, qui vorrei farvi vedere che potete utilizzare uno sfumino, ok, questo strumento di carta pressata, per ammorbidire un po' le macchie delle ombre e addolcirle, però servitevi sempre anche del tratteggio, quindi il potenziale che è nelle vostre mani per avere dei valori tonali più scuri o più chiari. Allora, qui voglio farvi vedere un altro trucchetto. Siccome la reference che sto usando è in scala 1 a 1, a volte io la stacco, vedete, la piego, la avvicino e mi rendo conto di come ho disegnato, se ci sono delle cose da aggiustare. Faccio, vedete, piegandola anche in orizzontale, in modo da guardare le distanze che siano rispettate. Ok, è una cosa che potete fare se stampate la reference su carta, come peraltro consiglio di fare. Allora, adesso andiamo avanti con l'aggiunta di ombre, ok, di tratteggi, di macchie, di volumi col nostro carbotello. Questa è una parte anche abbastanza rilassante e divertente a mio avviso, a me piace molto. Una volta che abbiamo impostato le linee generali, possiamo pian piano guardare la reference, fare delle piccole ombre, ok? Iniziano a venire fuori i volumi, quindi ci rendiamo conto sempre meglio se abbiamo lavorato bene, possiamo sempre fare degli aggiustamenti. Divertitevi. Di nuovo un po' di sfumino, qualche toccatina per ammorbidire queste sfumature, questi volumi.
continuiamo così a dare volume e tridimensionalità al viso con il Carbotello 640 alternato allo sfumino. Ok, per questa prima lezione il lavoro è sufficiente, avete già lavorato tanto. Questo è un lavoro molto importante perché parliamo di un disegno fatto a mano libera, prima di passare pian piano ad aggiungere pastelli, ad aggiungere colori. Quindi un po' di tecnica, un po' di regole, un po' di divertimento, ma anche di libertà, grande libertà nel realizzare da zero un lavoro di questo tipo. Spero che questa prima lezione vi sia piaciuta, ma che vi abbia anche dato da fare. Nella prossima lezione continueremo a tracciare sempre a mano libera il resto dell'armatura, probabilmente tireremo in ballo anche qualche altro carbotello, quindi qualche colore in più, e inizieremo ad avere una resa dell'incarnato della guerriera. Ciao, alla prossima!